Bentornati nel santuario dove il luccichio di copertina viene scrostato per mostrare il battito vero, nervoso e vulnerabile dell'esperienza umana. State guardando Segreti Turchi, l'unico angolo del web che rifiuta la superficialità e preferisce correre il rischio della verità, della risonanza emotiva, dell'intimità raccontata sottovoce. Oggi non vi parleremo di copioni, di share, o di un abito che ha infiammato il tappeto rosso. Oggi scendiamo in un territorio fragile e profondo, laddove la paternità si intreccia con la perdita, dove la lealtà non urla ma sussurra nell'ombra. È la storia di Bar Baktas e della tempesta che si è abbattuta sul suo mondo privato, e del faro inatteso che, nel buio, ha preso forma in Yağmur Yüksel. In questa costellazione spesso accecante dello showbiz turco, dove la luce dei riflettori annebbia il dolore muto e gli applausi coprono il tremito dell'anima, un silenzio diverso ha cominciato a percorrere i corridoi delle produzioni e i tavolini più riparati dei caffè di Istanbul. Non si sussurra di contratti o trionfi al botteghino. Si sussurra di Bar che attraversa il varco forse più duro della sua vita adulta. Lo vediamo invischiato in un labirinto di ansie legali e scosse emotive che pochi saprebbero reggere con la grazia che lui ostenta davanti al mondo. Non è il solito attrito da celebrità, non è una polemica di cartellino o il fastidio dei flash. È un'onda che preme contro il punto più protetto e tenero del cuore, proprio laddove l'identità di uomo incontra quella di padre, e dove i contorni di domani diventano all'improvviso delicatissimi. Secondo voci che arrivano da chi conosce i passaggi della legge e da chi conosce Bar oltre la maschera pubblica, il passato è tornato a bussare, chiedendo conto al presente. Si dice che la sua ex moglie abbia depositato in tribunale la richiesta di riesame degli accordi di affidamento del loro bambino. Per chi non ha vissuto quel corridoio, potrebbe sembrare burocrazia, scartoffie, sigle. Per un padre, invece, è un terremoto. È un passo carico di conseguenze che si propagano nel tempo. Rumori insistono su nuove condizioni messe sul tavolo, limiti proposti che potrebbero incidere chirurgicamente su quei momenti che danno senso al respiro di Bar. Il giudice, come giusto, pesa ogni decisione nella bilancia del superiore interesse del minore, principio sacro e intoccabile che però, nella pratica, condanna spesso i genitori a mesi di insonnie, corridoi, attese che non finiscono mai. Nessuna sentenza è stata ancora fissata, eppure l'aria attorno a Bar è descritta come tesa, carica di una elettricità che non scarica mai. Gli amici dicono che il processo gli abbia scavato linee invisibili nei giorni, trasformando la routine in una maratona di sale d'attesa, modulistica, e quel timore che allaga le ore più mute della notte. Immaginatene il peso specifico, la paura paralizzante che i piccoli riti dell'ordinario. Colazioni caotiche e risate senza motivo, pomeriggi con avventure minuscole, possano essere razionati da un decreto scritto nella luce fredda di un neon e nel linguaggio ancora più freddo della legge. È il tarlo che rode i bordi della calma, la mappa dei giorni con suo figlio potrebbe essere ridisegnata con meno tappe, meno domeniche, meno occasioni per essere il padre che vuole essere. Proprio nel cuore di questa burrasca, quando il passato sbatte contro il presente, un nome è riemerso con una forza quieta, Yağmur Yüksel. C'era un tempo, non lontano, in cui la storia di Bar e Yağmur sembrava avere scritto l'ultimo capoverso e aver riposto il libro sullo scaffale delle cose concluse. Le strade si erano divise, la vita aveva ripreso a correre, nuove mete professionali erano state fissate. Ma quando le acque attorno a Bar si sono fatte scure, qualcosa nell'aria è cambiato. Questa non è una messa in scena, non è un ritorno orchestrato per la fame di click. È, dicono, una solidarietà che nasce piano, come una mano tesa nel buio. Chi sta ai margini racconta di messaggi inviati nelle notti più lunghe, piccole funi lanciate nel vuoto digitale, e di telefonate che restano sospese anche dopo che le parole sono finite, riempite dal silenzio comodo di due persone che si capiscono oltre i vocaboli. Il sostegno di Yağmur, riferiscono, è misurato, reale, privo di esibizione. Non inonda il mondo con proclami, non pubblica citazioni allusive per stuzzicare il pubblico. Lei non recita la cura, la pratica. Si parla di conversazioni dove le paure più profonde di Bar trovano un rifugio temporaneo,
di incontri ritagliati lontano dalle lenti e dai microfoni. L'obiettivo non è riaccendere un romanzo tra luci al neon, ma rimettere in piedi un amico che guarda nel baratro dell'incertezza. E tuttavia il cuore umano è un archivista testardo. Conserva echi, profumi, piccole reliquie di ciò che è stato. È possibile che sotto la cenere sia rimasta una brace, pronta a brillare alla prima folata di avversità? O siamo davanti alla metamorfosi di un grande amore in qualcosa di più stabile e meno capriccioso, una lealtà che non evapora quando scorrono i titoli di coda? Per Barr, questa storia è una prova di fuoco, un crogiolo che mette alla prova l'acciaio del carattere. Chi gli sta vicino lo descrive schivo, protettivo fino all'ostinazione della sua sfera privata, devoto fino alla radice a suo figlio. Ora, nelle pause tra un'udienza e l'altra, quando il peso è troppo grande per una sola spalla, lui stesso avrebbe definito come preziosa una sola ancora, la presenza sobria e tenace di Yamur. Fermiamoci su questa dinamica. In un'epoca in cui gli ex si sfidano nella piazza pubblica, la discrezione di Yamur è un'eccezione rara. Voi cosa ne pensate? Credete che una grande storia d'amore trovi naturalmente riparo in una profonda amicizia, o è un miracolo scovare una lealtà così integra dopo una separazione? Raccontatecelo nei commenti. E ricordate, sostenere segreti turchi con il vostro affetto ci permette di continuare a scavare oltre la superficie. La vostra fiducia tiene acceso questo spazio. Non ci sono grandi gesti, nessuna passeggiata mano nella mano sotto lampi di flash, nessuna didascalia studiata per incendiare i fandom. C'è un patto più silenzioso, quasi sacro. Yamur non bussa per dettare il copione, bussa per ascoltare l'uomo. Offre a Bar un luogo dove può deporre la corazza dell'inossidabile e tornare a respirare da essere umano. Gli incontri, sussurrano, avvengono in angoli nascosti della città, scelti non per il brivido del segreto ma per la gentilezza semplice della privacy. Il glamour che li ha accompagnati nel passato scivola via, lasciando qualcosa di nudo e resistente. Due persone che si parlano con cura. E allora la domanda serpeggia nei commenti e sulle tazze di caffè, dove porta tutto questo? I cinici dicono che la vicinanza nata dalla crisi si esaurisce, che quando le carte saranno in ordine e l'adrenalina dissipata, si dissolverà anche il legame. I romantici, invece, giurano che proprio nelle difficoltà la verità si accende come un faro, che i legami temprati dal fuoco non si spezzano, cambiano forma, crescono, diventano infrangibili. E il fatto che Yamur abbia scelto il silenzio delle azioni e il rumore delle dichiarazioni nutre l'enigma. La sua calma ha il sapore della scelta, non rubare la scena alla battaglia di Bar, proteggere ciò che è fragile, non nominarlo prima che sia pronto a sostenere il proprio nome. Nel frattempo, online rimbalzano interpretazioni. C'è chi vede in tutto questo la prova luminosa di una maturità rara, due persone che si sono amate e sanno trasformare quell'amore in gratitudine e rispetto. Altri sostengono che certi cuori non tacciono del tutto. Se le telefonate scivolano oltre la mezzanotte e il conforto scava più a fondo della semplice amicizia, forse la scintilla originaria respira ancora sotto pelle. Resta un fatto, i nomi di Bar Baktas e Yamur Yüksel tornano ad essere pronunciati insieme, non per un set, una premiere, un progetto condiviso, ma per un momento cruciale che mette a nudo il carattere. Bar, raccontano, si è raccolto in se stesso. Preferisce angoli tranquilli alle folle, sceglie il silenzio al clamore dei tappeti rossi. Riunioni strategiche al mattino si confondono con albe ansiose. Ci sono notti in cui il futuro lampeggia a intermittenza, in cui immagina un calendario con meno giorni condivisi con suo figlio e sente il pavimento inclinarsi. In quel mondo che si inclina, la presenza di chi ricorda la sua versione nascosta, quella che esiste lontano dagli applausi, non è un lusso. È una fune lanciata a un uomo che affronta la corrente. Dall'altra parte, l'ex moglie di Bar mantiene il silenzio. Chi cerca comunicati ufficiali torna a mani vuote. I dettagli restano custoditi dal pudore della legge di famiglia, e il tribunale scorre al proprio passo, lento e implacabile. Ogni rinvio amplifica la suspense, ogni parola non detta rimbomba più forte nel vuoto. Quando la decisione arriverà,
aprirà un nuovo capitolo, forse il più decisivo, non solo per Bar ma per chiunque orbiti attorno al bambino al centro di questa fragile costellazione. La solidarietà di Yamur evade le etichette. Non sfila, sostiene. Non recita, protegge. Ricorda che, anche in un mondo di filtri e luci, le cose quiete contano ancora. Per ora, entrambi conservano la dignità vicino al petto e lasciano che siano gli occhi a parlare. Le telecamere cercano indizi, i fan interpretano sguardi e pause, e tutti aspettiamo il colpo di martelletto che ridisegnerà i giorni a venire. Eppure questa non è soltanto la storia di due volti amati. È una storia di resistenza dello spirito quando la paura bussa alla porta. È una storia sulla potenza di esserci, quando i riflettori sono spenti e la stanza si riempie solo del rumore del respiro. Piccoli gesti, un messaggio, uno sguardo che non scappa, la promessa di restare. Diventano argini contro lo sconforto. L'universo del gossip intanto tesse nuove trame, punta su esiti, scruta foglie di tè, trattiene il fiato in attesa di dettagli che potrebbero emergere da un giorno all'altro. Ma per Bar, e per Yamur, il pubblico che conta è lo specchio, e il critico più severo è la coscienza. C'è un'immagine che resta, lui seduto davanti alla finestra, una città insonne sotto, il telefono che vibra con poche parole che dicono tutto. C'è un ricordo che non si lascia archiviare, i corridoi senza orologio dei tribunali, la penna che scivola su moduli, il nodo in gola. E c'è la consapevolezza che le storie non si piegano sempre al clamore. A volte crescono nel terreno silenzioso delle scelte. A volte la speranza si misura non in fuochi d'artificio ma in passi piccoli, eppure incrollabili. Diteci la vostra, il cuore può davvero imparare una nuova grammatica dopo una frattura, o resta per sempre inflessibile alla prima lingua? Credete che Bar e Yamur stiano scrivendo un lessico nuovo, nato non dall'urgenza dell'attrazione ma dal dovere della cura? Noi, da questa parte, promettiamo di osservare con rispetto, senza giudizio, pronti a raccontarvi ogni pagina che si volterà. Grazie per aver camminato con noi in questo paesaggio emotivo. Questa è stata una speciale presentazione di Segreti Turchi. Se questa storia vi ha toccati, non dimenticate di iscrivervi, mettere mi piace, attivare la campanella. Il vostro sostegno ci permette di rimanere qui, attenti e sinceri, quando il mondo preferirebbe correre via. E adesso, fino alla prossima volta, prendetevi cura dei vostri affetti. Custodite la calma nei giorni lunghi, celebrate i minuti brevi, ricordate che la lealtà non cerca il palcoscenico, la lealtà sussurra. E se c'è un ragazzo che oggi ha bisogno di tutte le voci giuste intorno a sé, quel ragazzo è il figlio di Bar. Che la giustizia compia il proprio corso con la saggezza che merita un bambino, e che gli adulti sappiano farsi casa, in silenzio, senza bandiere. Lì, tra un respiro e l'altro, forse Bar troverà la forza, e Yamur troverà la misura, e noi troveremo il coraggio di guardare senza ferire. A presto, da Segreti Turchi.